Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Ariete. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore. Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, vediamo com'è il campo, ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo dalla prima carta, una carta guida. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, carta guida sull'amore. Quattro di spade. Stiamo riposando qua. Il 4 di spade mi parla di un fermo in amore, un essere, un riposare dall'amore, no? Riposare il cuore, calmare il cuore. Può essere un no contact che stai vivendo o può essere un momento di pausa necessaria con qualcuno o di pausa dall'affannarsi nelle relazioni. È un momento in cui mi parla di del cuore che chiede pace, del cuore che chiede guarigione. Questo è il tema energetico di questa stessa, ma vediamo come si sviluppa, ok? Vediamo chi arriva, se arriva qualcuno, se c'è già qualcuno. Vediamo cosa accade in amore. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Allora, energia attuale nell'amore, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione dell'energia futura. Allora, fondo mazzo abbiamo la temperanza, il paggio di bastoni, la regina di denari. Qua sta arrivando qualcuno molto interessato a te, comunicazioni, belle comunicazioni, entusiasmo. Dopo un dolore probabilmente ti sei ripresa te stessa o te stesso. Ti sei iniziata a nutrire d'amore, no? D'amore, di cose pratiche, della tua vita pratica. Qua ci sono comunicazioni in arrivo. Vediamo un po'. Molto ben aspettati sono nuovi incontri, eh? Vediamo un po', energia attuale, amore, Ariete. Asso di bastoni, assolutamente qua vedo opportunità, vedo incontri e una persona che dimostra interesse nei tuoi confronti, un nuovo inizio con qualcuno, un nuovo inizio. Vediamo al positivo cosa abbiamo. 9 di bastoni al positivo, è come se finalmente ti stanchi di doverti difendere. Finalmente ti stanchi di doverti difendere. Il 9 di bastoni mi parla di resilienza, no? Di andare incontro alla propria... qua c'è una persona che sta con le mani in testa e non ce la fa più, è stanca, però non si abbatte, sta al tuo positivo. Il tuo non esserti abbattuta, il tuo aver avuto fede e aver creduto nell'amore ti sta permettendo di finalmente abbassare le difese. Ok, carta al blocco. L'otto di spade. Abbiamo avuto certamente un periodo di blocco qua, dove la mente attanagliava, la mente che guidava i tuoi passi, il sentirsi bloccati, e il sentirsi pieni di paure, bloccati, non sentirsi degni in amore. Questo ti ha stancato, non sentirsi, no, capaci. Vediamo che è successo qua. Paggio di spade, 9 di spade. Non l'abbiamo passata bene negli ultimi tempi in amore, cioè tutte queste spade mi dicono che c'è stato un dominio della mente, preoccupazioni inerenti magari a qualcosa che hai visto sui social o hai visto qualcuno, o si sono introdotte terze persone, o la mancanza di fiducia negli altri, in te stessa o in te stesso. E diciamo che hai attraversato la cosiddetta notte buia dell'anima qui a livello sentimentale, dove ti sentivi bloccata o bloccato. Ecco perché il cuore, come prima carta, chiedeva riposo, no? Ma il cuore richiedeva riposo da cosa soprattutto? Ha richiesto riposo soprattutto dalla mancanza di fiducia nella vita, negli eventi. Qua hai potuto vedere terze persone o hai potuto vedere qualcosa che ti ha messo in allerta in amore nel passato, però adesso tutto cambia, c'è una nuova opportunità qua, qualcosa di nuovo che germoglia per te. Vediamo cosa accade.
la ruota della fortuna, sì, gli eventi, wow, 10 denari e il 3 di bastoni. Ti dico chiaramente una cosa, qua incontri qualcuno con il quale si apre la possibilità di una grande stabilità. È proprio chiara la stesa. Incontri qualcuno, gli eventi te lo portano, la ruota della fortuna, la ruota girerà forte, 10 denari, stabilità, concretezza, l'eredità spirituale che hai acquisito grazie al lavoro su di te ti porta all'apertura di cammino, con una persona nuova, con qualcosa di nuovo. Allora io vedo che qua tu conquisti una grande stabilità prima di tutto personale, può essere familiare o personale. E questo ti apre col 3 di bastoni a questa nuova opportunità, mettendoti alle spalle un passato che è stato guidato da paure, incertezze, sensazioni di disagio. Mi spiego? Sì, puoi incontrare una persona sul posto di lavoro, su qualcosa che riguarda anche amici di famiglia, qualcosa che riguarda la stabilità, ma questo è soltanto una parentesi per alcune di voi. Vediamo cosa ci raccontano i mini tarocchi. Asso di bastoni come prima carta, 8 di coppe. Allora, alcuni di voi lasciano andare una situazione che ormai non vi appartiene più nel vostro percorso spirituale. C'è una nuova opportunità qui che viene colta. Molti di voi lasciano andare una situazione o una persona, c'è un allontanamento emotivo qua. Delle situazioni o una persona che seppur ti ha nutrito il tuo percorso spirituale fino a questo momento, ora non ti nutre più. L'otto di coppe è una scelta consapevole che fai andandotene, lasciando le coppe piene, cioè lasciando qualcosa che ti ha nutrito, però non ti nutre più. E questo che arriva, questo nuovo entusiasmo, questa nuova passione, è un premio per te. Può essere anche un atteggiamento tuo, una zona comfort tua che lasci andare, che non è più conforme alla tua evoluzione. E questo asso di bastoni è il premio per te, è il nuovo inizio con qualcuno che già conosci, lasciando andare una vecchia abitudine, una vecchia situazione, con qualcuno di nuovo, perché tu lasci andare il vecchio, con la forza di volontà. E non ti devi più difendere. Vediamo il 9 di bastoni al positivo, cosa arriva per te? 9 di bastoni al positivo. 8 di denari. Allora ti dico una cosa, l'8 di denari mi parla di una persona che si impegna a far funzionare la relazione. Guarda, fondomazzo il paggio di coppe. Una persona che si impegna a far funzionare le cose, la relazione, dove tu non devi più difenderti per esprimere chi sei. Potresti incontrarla anche in luogo di lavoro qua, o a che fare nel lavoro. Però è soltanto una parentesi per alcuni di voi. Vediamo il blocco 8 di spade. L'asso di coppe al blocco. Allora, ti dico subito che se tu hai vissuto una situazione molto difficile d'amore a livello di paure, condizionamenti, ansie, eccetera, la persona che arriva non la vedi subito, anche se arriva. È come se tu recuperassi il terreno stabile e solido nella tua vita e ti apre alle nuove opportunità ed è lì che la vedi. Magari ti è già intorno. Perché l'amore, come la nuova opportunità d'amore, è al blocco. Le paure relative al darsi a una nuova opportunità d'amore, che può essere un nuovo modo tuo di amare con la stessa persona, o una nuova persona che implica anche un nuovo modo tuo di amare. 9 di spade, paggio di spade, che è successo qua nel passato? 3 di denari, forse ci sono state delle tensioni relative all'ambito lavorativo o in ambito, per alcuni di voi è la persona che la conoscete sul lavoro, quindi magari qualcuno l'ha scoperto, pettegolezzi, situazioni di questo tipo. Invece per altri sono state preoccupazioni inerenti alla mancanza di fiducia nell'altra persona che non voleva costruire, avevi dubbi sulla costruzione. Vediamo questa ruota della fortuna. Paggio di coppe, eccolo, l'avevamo visto qua.
La vita molto ben aspettati sono i nuovi eventi qua, cioè ti succede una magia, d'accordo? Ascoltami bene, prossimamente ti accade una magia in amore. Se hai lasciato andare con la forza di volontà una situazione antecedente che ti ha procurato dei disagi in merito a quello che ti ho già descritto, la vita, gli eventi con la ruota della fortuna ti porta a una persona nuova, eccola, paggio di coppe. Qualcuno che ti corteggia, qualcuno che messaggi dolci, apprezzamenti, è così, magica, una cosa che non ti accorgi, che arriva all'improvviso, ok? Vediamo questo 10 di denari. 5 di coppe, dovrai fare i conti forse con un'unione stabile che hai avuto, che non funziona più, che non sta funzionando. E quindi dovrai fare conti forse con la dolce tristezza, dolce malinconia. Oppure questa persona che arriva da te pentita per non aver saputo darti tutto quello che meriti. Perché se arriva la persona nuova, siamo a migliaia, no? Io vi dico tutto quello che può accadere in base a ognuna di voi. Nei limiti che riesco a fare in 20 minuti, insomma. Ok, quindi arriva una persona nuova che promette una certa stabilità, la senti questa cosa? Cosa arriva a livello emozionale tuo? Fai conti con il passato, con un po' di rimpianti, avrò fatto bene, ho fatto male a lasciare andare il passato, magari tendi a paragonare questa persona con l'altra. Questo se arriva una persona nuova e hai lasciato andare il vecchio. Se invece è la stessa persona che arriva volendo impegnarsi con te a far funzionare il rapporto, chiedendoti scusa, aprendo queste nuove possibilità. Ok. 3 di bastoni. Ora ti dico un'altra cosa però. Se tu non vuoi questa persona, il rientro di questa persona, questa è anche un'altra sfumatura, il tuo appagamento non verrà dato dall'amore di coppia, ma da una solidità che metti nel lavoro, avendo dei riconoscimenti importanti. È l'amante mistico che si manifesta, come vi insegno sempre, nel lavoro gemellare, no? Nel servizio, nel darsi, nell'offrirsi. Quello che sto dicendo adesso per le ragazze nuove lo trovate nel podcast Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, dalla Kabbala al buddismo al mito. Il secondo che ho fatto, non il primo. Ok. 3 di bastoni, energia finale, l'amore. Abbiamo un bel carro. Alla fine tu decidi di darti a questa nuova opportunità per le ragazze singole. E anche perché ha lasciato andare una situazione difficile e pesante. Qua arriva una persona che può essere una persona che arriva sul tuo posto di lavoro, me lo dicono questa cosa, me lo marcano, o là dove lavori, o là vicino, o arriva per lavoro nella tua città, ci può essere una distanza che viene accorciata. Oppure sei tu che ti apri al nuovo dandoti a questa nuova opportunità alla vita, va bene? Perché qua c'è una persona che ne vale la pena. Questo mi dicono le carte, sono molto chiare. D'accordo? Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. E che ti ho detto prima? A volte basterebbe mettere i miei oracoli per capire tutto. Perdonami, ti prego, perdonami, quello che ti ho detto prima, per alcuni di voi. Adesso stanno facendo le varie sfumature, no? Perdonami, qualcuno che ti chiede perdono. Ma non so se tu, per alcuni... Allora, alcuni di voi che stanno guardando e altri di voi, è come se si divide, c'è una spaccatura. C'è chi accetta questo perdono, 3 di bastoni e il carro. C'è chi non accetta questo perdono e l'amore lo riversa in qualcosa di un lavoro, in un trasferimento che dovete fare. È come se l'energia della Kundalini, quella passione, la riversate nel lavoro, in ciò che vi appaga e non nell'amore inteso come relazione. Va bene? Allora, cos'altro? Amami quando lo merito meno perché sarà quando ne avrò più bisogno. Mi stanno marcando l'attenzione, quindi la percentuale si sposta soprattutto sulle ragazze e i ragazzi che hanno una persona con la quale è successo quello di cui ho parlato prima, che si rende conto di non aver meritato il tuo amore e la tua grazia e la tua attenzione, ok?
Cos'altro? Amami quando lo merito meno perché sarà quando ne avrò più bisogno. Cos'altro ti dice questa persona? Che sei bellissima. Questo è soprattutto per le ragazze anche nuove che incontrano una persona nuova. Hai capito, no? Sei bellissima. Bello. Vediamo adesso cosa ci dicono queste altre. Condividi i veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Come ti ho detto, ci sono dei sentimenti romantici che vale la pena di esplorare, ok? E può essere un'anima gemella. Hai trovato la tua controparte romantica, anima gemella. Ti accorgerai che condividendo questi sentimenti romantici c'è un sentirsi a casa, un sentirsi finalmente a casa, capito? Per sempre giovane, una canzone di giocosità giovanile. Mi stanno delineando un po' questa persona con il paggio di coppe. Perché arriva questa persona giovanile nei tuoi confronti? È un ritorno alla vita un po'. Dopo che il cuore ha chiesto riposo, si ritorna alla vita, il cuore è giovane. Sei bellissima o sei bellissimo, ritorna alla vita, è un cuore giovane. Non a caso il tre di bastoni e il carro presuppone proprio questa spinta vitale con l'asso di bastoni al centro stesa che va verso una nuova linfa vitale, capito? Vediamo cosa ci dicono, dice l'ultima carta di queste. 10 di coppe. Unione, armonia, felicità, bellezza, è questo a cui stai andando incontro, capito? Il 10 di coppe. Guarda un po' che viaggio che ha fatto la lettura, dal 4 di spade, che è il fermo e riposo del cuore, a una grande gioia autentica del cuore, ok? Vediamo adesso cosa ci dicono queste altre. Non devi fare altro che ricevere. Piano piano arriva, boom, spingersi al limite. Non lo vedrai subito, te ne accorgerai dopo. Cioè, dopo nel senso, la carta in e tu ricevi, qua c'è l'energia femminile che riceve, no? L'isola del tesoro con questa tartarughina è qualcosa che si avvicina piano piano e che poi contiene un tesoro. E spingersi al limite è questo carro col tre di bastoni. Metto alle spalle il passato, faccio un azzardo. Cioè, mi lancio, vado, e soprattutto relativo a te. Queste carte qui, scoprirai un tesoro, è il tesoro del 10 di coppe, cioè questa relazione, quello che arriva, lo dicevano anche le carte a fondo mazzo, ti ricordi che c'era la temperanza, è qualcosa che si costruisce lentamente, è bello, è piacevole, e alla fine compare questo 10 di coppe, no? È un viaggio, va bene? Quindi ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro, guardatevi sempre il vostro segno zodiacale sull'anima gemella che ho fatto, va bene? Detto questo, mi raccomando, praticate, tutte le informazioni le trovate qua sotto l'info box per praticare il cammino sciamanico insieme a me, e per il quale migliaia delle nostre ragazze e ragazzi stanno raggiungendo risultati straordinari. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!